Anche io sono responsabile. Sono responsabile perché da 25 anni lavoro nella moda come design director per importanti brand dell'abbigliamento. Uno dei settori più inquinanti, anzi probabilmente il secondo settore più inquinante del nostro pianeta. Così 3 anni fa ho deciso di cambiare tutto nella mia vita, di cambiare la mia vita privata e la mia vita professionale. Ma perché questo cambiamento così importante, così radicale? Perché vedevo negli ultimi anni le aziende parlare di sviluppo green verso l'agenda ONU 2030, utilizzando parole come etica, sostenibilità, cambiamento, ma senza avere effettivamente la cognizione di causa di quello che loro stavano dicendo o facendo. Il tempo passa e l'inquinamento aumenta. Basti pensare che quest'anno, per la prima volta, l'anidride carbonica presente nella nostra atmosfera ha superato i 420 ppm, avvicinandosi a quella soglia psicologica stabilita dagli scienziati di 450, che superando questa soglia potrebbe significare che il nostro pianeta non è in grado più di contenere l'aumento di 1 grado centigrado e quindi con conseguenze che potrebbero essere devastanti e catastrofiche per il nostro pianeta. Il settore moda, oltre a essere responsabile di aumento del CO2, è anche responsabile dell'utilizzo spropositato dell'acqua, di sostanze chimiche, pesticidi, ma soprattutto un dato allarmante è quello che vengono prodotti centinaia di milioni di capi che non vengono neanche indossati, utilizzati, e solo l'1% viene riciclato. Io di fronte a questi dati non sono mai stato insensibile, anzi sentivo dentro sempre un qualcosa che mi diceva io devo cambiare e devo cambiare quello che mi sta attorno. Così ho iniziato a unire la mia passione alla moda con la sensibilità che avevo nei confronti dell'ambiente, degli animali e dello spreco. Ma soprattutto quella filosofia slow che mi appartiene, la quale, dal mio punto di vista, è l'unica filosofia a descrivere esattamente il progresso green, dove pone al centro del progresso l'uomo e l'ambiente. Così 3 anni fa ho deciso di realizzare una mia azienda, ma un'azienda che non vendesse soltanto un prodotto, vendesse solo abbigliamento, ma che vendesse dei valori in base a un proprio comportamento. Infatti ho sempre pensato che l'azienda è come una persona, ha un comportamento, ha un'educazione, ma soprattutto ha un cuore. E al centro di questo c'è il design. Il design, dal mio punto di vista, avrà una responsabilità fondamentale per lo sviluppo, perché dovrà coniugare sempre di più l'armonia del bello con la funzionalità, con l'ambiente, con le persone. Quindi il design diventa un qualcosa di più ampio. Da questo pensiero ho realizzato 7 principi per descrivere il progresso green. Il primo è il design deve essere etico e responsabile. Infatti, arriviamo da decenni di un trionfo disarmante del design estetico, dove le aziende dovevano colpire, stupire il consumatore finale. Poi non importa di come ci sono arrivato, ma l'importante era raggiungerli. Oggi questo ciclo sta per finire, inizia un qualcosa di nuovo. Iniziamo a parlare finalmente di un design etico, il quale pone al centro un aspetto fondamentale, l'aspetto morale. Quindi bisogna sempre tenere in considerazione l'aspetto estetico, ma quando si va a progettare bisogna coniugare l'ambiente, le persone e tutto ciò che lo circonda. Un altro aspetto fondamentale del design è quello che bisogna pensare e realizzare prodotti di qualità, che abbiano un ciclo di vita più lungo, cercando di diminuire l'impatto negli ecosistemi, valorizzando le diversità e soprattutto quando si va a progettare bisogna pensare al destino di quell'oggetto. L'ultimo aspetto che compone il design
è che stando all'inizio di una catena del valore ha la grande responsabilità di coordinare tutto il processo. Solo così possiamo avere uno sviluppo green, salvaguardando l'idea finale con l'oggetto finale. Il secondo aspetto, il secondo principio, è quello della scelta delle materie prime. Di solito la scelta delle materie prime viene fatta in base a due aspetti, il prezzo e l'estetica. Oggi questo non va più bene. Fermo restando e dando per scontato che chi sceglie abbia le giuste competenze, deve avere la capacità e la sensibilità di andare a verificare le aziende, senza fermarsi a una certificazione o un documento. Ha il dovere di verificare se quel fornitore è nella nostra linea della brand value. Questo è fondamentale perché nella mia esperienza ho visto che aziende piccole, che magari non avevano la capacità economica di acquisire delle certificazioni, erano più sostenibili rispetto a quelle grandi che magari avevano una capacità economica. Quindi non sto dicendo che la certificazione è un qualcosa di insicuro, anzi è fondamentale averla, ma non deve essere l'unico elemento di scelta. L'ultimo aspetto è quello che bisogna considerare la provenienza delle materie prime, quindi capire dove sono state fatte, come sono state fatte. Il terzo principio, che è quello più a me caro, sono le filiere corte produttive. Cosa vuol dire? Vuol dire mettere insieme tante aziende a filiera, sinergiche, complementari e biodiverse tra di loro, creando dei veri e propri distretti che possono essere di natura locale, regionale e nazionale. Solo attraverso questa strategia noi possiamo abbattere in modo sostanziale l'anidride carbonica, evitando spostamenti di merce da una parte all'altra del mondo. Inoltre, avendo una filiera corta, c'è la possibilità di andare a verificare come stanno lavorando i fornitori, capire se sono in linea. Ovviamente il prezzo è più alto, però quella differenza di prezzo ci viene restituita sotto altre forme, una salvaguardia dell'ambiente e soprattutto anche una possibilità di avere una qualità più alta. Il quarto principio è il territorio. L'azienda non è un qualcosa di scollegato al territorio, è parte integrante. Questo è un principio importante. Tutto ciò che viene preso dall'azienda deve essere restituito al territorio. Bisogna capire questo processo. Quindi l'azienda ha il dovere e la responsabilità di avere relazioni con associazioni, enti di categoria, scuole, giovani, per costruire qualcosa. Nello stesso tempo ha il dovere di salvaguardare il passaggio di know-how di generazione in generazione, dando lavoro. Un altro aspetto fondamentale del territorio è anche quello di conoscere le aziende che lavorano all'interno del territorio, quindi andare a inserire nelle proprie filiere aziende virtuose che investono nell'innovazione. Ma anche il design ha una grande responsabilità. Ha la grande responsabilità, per esempio, nelle nostre montagne dolomitiche ci sono migliaia di pecore e ogni anno vengono buttate via quintali di lana perché è ritenuto un rifiuto speciale, quindi costoso. Quindi spesso viene sotterrato, viene bruciato, viene disperso, recando un danno importante all'ambiente. Quindi, grazie alla sensibilità di allevatori locali, cosa è successo? Hanno iniziato a raccogliere questa lana, viene fornita a un'azienda la quale la tratta, la lava, crea tessuto. Magari questo tessuto non ha la stessa qualità della lana che viene prodotta dall'altra parte del mondo, ma ha delle sue caratteristiche e qui deve intervenire il design, deve sapere prendere quel tessuto e dargli quel valore aggiunto attraverso un'interpretazione del design stesso e rimetterla nel mercato.
Così creiamo economia virtuosa, economia buona, economia locale, ridando valore ai nostri territori, ridando valore alle persone, ridando valore al territorio. Il quinto aspetto è la trasparenza. Le aziende oggi devono raccontare e raccontarsi, è fondamentale, senza questo non esiste sostenibilità. Devono dire chi sono, come fanno e raccontare anche i prodotti come sono stati fatti. Oggi esistono tantissime tecnologie che lo permettono, ma un passaggio che secondo me è fondamentale è quello che l'etichetta interna della composizione, che è un qualcosa sempre stato messo dentro e nascosto, deve essere tirata fuori, deve essere visibile e deve diventare da un'etichetta così anonima a un'etichetta parlante, a un'etichetta responsabile. Deve informare i clienti di come è stato fatto quell'oggetto, per dargli in mano a chi compra la possibilità di sapere. Il sesto punto è l'educazione, che è un concetto fondamentale. Deve essere educata l'azienda, ma deve essere educato anche il consumatore. L'azienda deve essere educata perché deve avere una onestà intellettuale, non deve raccontare bugie, ma deve essere onesta con se stessa e con il cliente. Ed è un passaggio che sta succedendo in questi anni, che nessuno di voi sa, è attraverso l'agenda ONU 2030, il 12° punto parla di produzione e consumo responsabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la responsabilità non viene scaricata solo sulle aziende, come tutti noi pensiamo e diventiamo indifferenti, ma noi e voi avete la responsabilità dell'acquisto. Quindi noi consumatori e voi consumatori dovete essere educati, informati e sapere cosa comprare, perché se voi comprate bene e comprate da aziende virtuose, noi aiutiamo l'ambiente, aiutiamo la sostenibilità, aiutiamo i territori. Questo è un passaggio fondamentale e viene regolato anche dall'agenda ONU. L'ultimo punto è dove si chiude l'economia circolare, cioè il design, il punto dove è iniziato e dove finisce. Il principio fondamentale che deve regolare chi fa progettazione è quello di pensare prima di progettare e pensare prima di buttare via. Ma questo vale per le aziende, ma vale per tutti voi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io vado a progettare devo pensare esattamente il destino di quell'oggetto e tutti gli avanzi produttivi che vengono generati, pensando a un'economia circolare che vengono ripresi e reinseriti in un secondo ciclo. Se il capo finito viene riconsiderato, se sono avanzi devono essere rigenerati. Senza questi principi, dal mio punto di vista e in base alla mia esperienza, non possiamo parlare di sostenibilità come fanno tante aziende. Oggi sono tutti sostenibili e tutti etici, ma non è così, è un grande bluff. Quindi questi 7 principi, dal mio punto di vista, regolano esattamente quello che deve essere lo sviluppo green. E soprattutto, quel risparmio che voi non pagate o l'azienda non paga, sarà qualcun altro a pagarlo per voi, che è l'ambiente e il nostro futuro.